Dopo il monastero di Satiro di Istanbul, questa volta voglio raccontarvi il monastero di Sumela di Trabzon. Quando alziamo la testa da giù, il monastero di Sumela appare sul pendio della montagna con tutta la sua maestosità. E cominciamo a chiedere, ma come hanno costruito questo monastero lì? A Mačka, 46 km a sud di Trabzon, si trova un monastero greco-ortodosso dedicato alla Vergine Maria, che fu fondato in epoca bizantina. Il suo nome originale è Panagia tu Melas, che significa la Vergine di Karadha. La parola Sumela deriva dalla parola Melas, che significa nero oppure scuro, nella lingua locale dell'anno in cui fu costruito il monastero. Tutte le chiese e i monasteri dell'Anatolia hanno una leggenda di fondazione. La leggenda dell'icona della Vergine Maria nel monastero di Sumela è più importante di altre leggende. Nel 385, due monaci ateniesi, Barnaba e il suo nipote Sofronios, vedono Maria nei loro sogni. Maryam dice a questi due monaci di andare in Montenegro a Trabzon e di costruirvi un tempio. Su richiesta di Maria, i due monaci prendono la loro icona di Maria, raffigurata dal San Luca Evangelista, e arrivano a Trabzon dopo un lungo e difficile viaggio. Barnaba e Sofronios costruirono una piccola chiesa nella grotta di un'enorme roccia sui ripidi pendi del Karadha. Si racconta che i monaci che rimasero qui fino alle fine della loro vita e morirono lo stesso giorno. Dopo il 1850 fu attribuita grande importanza alla costruzione e alla riparazione di chiese e monasteri in Anatolia. In questo processo ha aumentato l'importanza e la ricchezza del monastero di Sumela nell'ambiente. Fino alla seconda metà del XIX secolo l'ingresso al monastero era fornito da una scala in legno che si alzava di notte. Per i monaci e per personale che viveva nel monastero, il cibo veniva trasportato ogni giorno da Trabzon con i muli. Tuttavia, i monaci non volevano intrecciarsi con il pubblico, non gli piacevano gli abitanti del villaggio. All'ingresso c'erano varie strutture in legno, a sinistra ed a destra della scala. Oggi le rovine della biblioteca si trovano alla nostra destra mentre scendiamo le scale del monastero. Alle fine delle scale c'è una cucina a due piani sulla sinistra. Accanto alla cucina c'è un pozzo d'acqua che esprime la santità del monastero. Ci sono varie stanze, celle e focolari nel mezzo del cortile. La chiesa, che è larga circa 400 metri quadrati e costituisce la sezione della grotta, ha la forma di un semicerchio. Semavi Eige, il professore nostro, dopo aver pulito il monastero con i suoi studenti nel 1962, lo aprì ai visitatori. E secondo lui il nome del monastero deriva dall'icona, ma questa non è una icona fatta da San Luca, è solo una storia raccontata per aumentare l'interesse qui. Dopo il 1980 i lavori di restauro iniziarono nel monastero. Come risultato di questo restauro, che è stato cercato di preservare la sua originalità, è aperto ai visitatori come museo. Io ho fatto un breve racconto ai voi visitatori, ma se volete leggere anche ho scritto nel mio blog con un più dettaglio. Vi voglio tanto bene e arrivederci.